Iniziamo oggi per la rubrica The Esoteric Side a parlare di questo affascinante, seppur a tratti inquietante argomento, l'alchimia. Ad accompagnarci in questa serie di documentari che andranno a spiegare in maniera minuziosa la storia, i praticanti, le credenze, ci sarà il nostro storico Nicola Camerlengo che si occuperà di tutte le ricerche. Come molti sanno, l'alchimia ironicamente subirà nel corso della sua storia una sorta di vera trasmutazione, passando da pseudoscienza a scientifica, quando ripulendosi dal suo aspetto mistico ed esoterico, poco per volta confluirà in quella grande materia oggi conosciuta come chimica. Ad oggi però, nella nostra epoca, anche se molti considerano l'alchimia una pagina del passato, esistono anche gruppi di praticanti moderni che rispolverano le vecchie pratiche. La primissima cosa che a tutti viene in mente quando si parla di alchimia è la pietra filosofale. Prima di addentrarci per capire meglio i misteri che gli ruotano attorno, sappiate che l'ottenimento della pietra dei filosofi era il massimo obiettivo che qualunque alchimista si prefiggeva. Nel nostro immaginario, oltre a collegarla a vari media che spaziano da libri, film, anime e manga, essa è collegata alla trasmutazione del metallo vile in oro ed anche all'ottenimento di una quasi infinita longevità, così come all'onniscienza completa del passato e del futuro. Cosa c'entrano queste tre cose? Ci sono molte speculazioni in merito. Personalmente ho sempre abbracciato l'interpretazione secondo cui per gli alchimisti i metalli erano di default soggetti a una naturale trasmutazione già in natura. Così come un pezzo di ferro, dopo un tot di tempo, finiva per ossidarsi diventando ruggine, secondo loro anche un metallo cosiddetto vile nel corso di millenni poteva purificarsi diventando qualcosa di più nobile, oro appunto. La funzione della pietra filosofale era quindi quella di accelerare lo scorrere del tempo, e considerando ciò, se potevano accelerarlo, allora aveva anche la possibilità inversa di rallentarlo, ed ecco che, applicata tale funzione all'uomo, poteva rendere l'invecchiamento e il normale deterioramento naturale di un corpo umano qualcosa di infinitamente controllabile. L'obiettivo massimo degli alchimisti, dunque, era il controllo del tempo. Per comprendere l'argomento nel modo più chiaro possibile, dobbiamo partire dalla grande opera, dal latino magnum opus. Si tratta di una descrizione dei passaggi necessari per la realizzazione della pietra filosofale, nonché, parimenti, secondo Julius Evola nella tradizione ermetica, anche del percorso mistico e spirituale che l'alchimista mano a mano affronta durante tutto il processo, in quanto lo scopo era quello di tramutare lo stesso alchimista. Oggi in questo video, visto che è solo introduttivo all'argomento e anche per non renderlo complesso, parleremo delle fasi originarie di questo procedimento che erano in totale 4. Non approfondiremo nel dettaglio spiegando l'ipotetico modus operandi di ogni operazione, perché di questo e anche di altre fasi che nel corso degli anni si sono aggiunte a queste 4 parleremo nel prossimo episodio. Oggi focalizziamoci su quelle principali, sul loro simbolismo e sulla loro interpretazione filosofica. Fase 1. Nigredo, opera al nero. Questa è la prima fase, quella dell'annerimento. L'elemento che vi si associa è la terra e come metallo il piombo.
rappresenta la putrefazione ed è associata a Saturno, la divinità romana che viene dal greco crono, il titano del tempo. Notate principalmente due cose. La prima, come nella fase iniziale si parte dalla morte, intesa anche come morte mistica dell'alchimista che inizia il suo percorso di rinascita per diventare altro, e anche come a questo discorso si unisca l'elemento tempo, sia per la divinità a cui si associa, sia per il fatto che la morte è appunto un tratto caratteristico del trascorrere di quest'ultimo. Nell'iconografia alchemica viene rappresentata come un corvo. Fase 2. Albedo, opera al bianco. La seconda fase è quella della purificazione. L'elemento che vi si associa è l'acqua e come metallo l'argento. Questa fase è legata alla luna ed è simbolo di un'iniziale rinascita, dello sbocciare della vita. Difatti, tra gli attributi che vi si danno c'è anche quello della primavera. Una fase in cui l'elemento, distrutto dall'entropico caos precedente, può adesso iniziare l'alba della sua nuova vita. Nell'iconografia alchemica viene rappresentata da un cigno bianco. Fase 3. Citrinitas, opera al giallo. Questa terza fase corrisponde alla combustione. L'elemento che vi si associa è l'aria e come metallo l'oro. Qui abbiamo il passaggio da stato solido direttamente a quello aeriforme, ciò che in chimica si definisce sublimazione. Notate come in queste fasi siamo passati dalla morte alla rinascita in una nuova forma e adesso c'è una nuova morte in una forma diversa. Difatti, stiamo parlando del famoso principio, tanto menzionato ma poco compreso, che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Questa fase, come potete immaginare, si lega al Sole. Quindi, mentre nella fase precedente con la Luna avevamo l'archetipo femminile, ora qui abbiamo quello maschile. Nell'iconografia alchemica viene rappresentata da un'aquila. Breve recap delle fasi precedenti, in cui voglio mostrarvi anche un altro affascinante simbolismo. La prima fase, il nigredo, è legato alla vecchiaia. La seconda fase, l'albedo, si lega invece all'adolescenza. La terza fase, Citrinitas, rappresenta invece la maturità. Ed ora passiamo a quella più difficile. Fase 4. Rubedo, opera a rosso. La quarta fase, quella finale secondo le antiche tradizioni, quella della coagulazione. L'elemento che vi si associa è il fuoco e come metallo abbiamo il mercurio filosofico. Uomo e donna, animus e anima, dirà Jung, si uniscono in quelle che vengono definite nozze alchemiche, dando vita all'androgino. Tra le figure mitologiche che rappresenta questa fase vi è Prometeo, il titano che ruba il fuoco agli stessi dei per donarlo agli uomini scatenando la loro ira. Ed è la migliore descrizione di questa fase alchemica perché è qui che si giunge alla pietra filosofale, che rende paradossalmente l'uomo simile a Dio, ragion per cui considerata l'operazione più difficile ed estremamente pericolosa. Nell'iconografia alchemica viene rappresentata dalla Fenice, l'uccello mitologico che sorgeva dalle sue stesse ceneri, così come questa fase viene alla luce dalle ceneri di quella precedente. Come vedete, è un argomento veramente complesso ma al contempo molto affascinante e io spero vivamente che lo abbiate trovato tale, così da tenerci compagnia anche nei prossimi episodi che seguiranno, che sviscereranno questo tema nel modo più completo e dettagliato possibile. Io vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine e vi sprono a lasciare un commento se avete domande in merito. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i social su cui potete seguirci e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.